Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Il Vaticano è la residenza papale di Roma e si trova proprio accanto alla chiesa di San Pietro. Non si hanno informazioni esatte sull'inizio della costruzione del Vaticano. Le prime notizie di edifici destinati ad ospitare il vescovo di Roma si vogliono far risalire all'età di Costantino con Papa Liberio. Alcuni fanno riferimento a Papa Simmaco per individuare il giusto periodo dell'inizio della costruzione degli edifici papali e quindi facendoli risalire al V secolo, periodo in cui si dice vi si celebrarono concili e concistori e forse negli stessi Papa Pelagio II dava ricovero ai poveri anziani della città. Si dice inoltre che in questi edifici pare sia stato ospitato Carlo Magno e nello stesso periodo Papa Leone III vi eresse nuovi edifici e Papa Leone IV cinse con mura gli edifici allora esistenti sul Colle Vaticano, dando origine alla città del Vaticano. Secondo gli storici, però, il primissimo nucleo del palazzo, attorno al quale si aggiunsero i successivi ampliamenti attualmente visibili, fu opera di Eugenio III, ma i primi interventi importanti a nord della Basilica Vaticana, destinati ad ospitare in modo permanente i pontefici che dovevano recarvisi per officiare, evitando loro ripetuti spostamenti dal Palazzo del Laterano, si fanno risalire ai papi Innocenzo III e Niccolò III, rispettivamente quindi nei secoli XII-XIII, che fecero realizzare sul rilievo noto come Mons Saccorum una struttura fortificata con torri intorno a quello che prenderà il nome di Cortile del Pappagallo, assumendo quindi inizialmente un carattere prevalentemente difensivo. Soltanto dal ritorno dei papi da Avignone, però, 1377, il Vaticano divenne la residenza papale permanente. Nel 1471, sotto Sisto IV, fu creata la famosa Cappella Sistina e sotto Innocenzo VIII, nel 1490, fu eretto nei pressi del Vaticano il Palazzo del Belvedere, che fu collegato dall'architetto Bramante al Vaticano con due magnifiche gallerie. Nel 1503, su indicazione di Papa Giulio II, Bramante iniziò anche le logge circostanti. Furono costruiti il cortile di San Damasco, poi completato ed affrescato da Papa Paolo III, e la cosiddetta Sala Regia. Pio IV e Gregorio XIII costruirono le ali settentrionale e orientale delle logge e Sisto V costruì una galleria trasversale in cui si trova la Biblioteca Vaticana. Clemente XIV e Pio VI fondarono il cosiddetto Museo Pio Clementino e Pio VII fondò il Museo Chiaramonti e costruì la seconda galleria trasversale, il cosiddetto Braccio Nuovo, 1817-1822. Gregorio XVI fondò i musei etruschi ed egiziani ed infine Papa Pio IX coprì la loggia di Raffaello con un tetto in vetro e costruì il quarto muro del cortile di San Pietro. Da questa storia, quindi, si evince che il Vaticano non è un insieme architettonico omogeneo, ma è l'insieme di palazzi, sale, gallerie, cappelle appartenenti per stile e periodi di costruzione a epoche diverse. Ma quanto indietro si può andare effettivamente nella linea cronologica della storia del Vaticano e della costruzione delle varie strutture che lo compongono? La risposta a questa domanda la possiamo trovare facilmente chiedendo aiuto ai risultati emersi dall'applicazione dei nuovi metodi di datazione indipendenti matematico-statistici esposti nel video sui papi fantasma e l'errata cronologia del Vaticano e il video sulla storia di Roma, finzione o realtà che vi invito a recuperare se ve li siete persi. Abbiamo scoperto infatti, nel caso del Vaticano, che la lista dei papi presenta tanti problemi che sono stati confermati, misurati e fatti emergere rendendoli visibili a tutti grazie alla sperimentazione dei nuovi metodi di datazione indipendenti che hanno mostrato come la storia antica del Vaticano sia profondamente errata e, se vogliamo, mai esistita. So che è un'affermazione molto forte, ma i risultati empirico-statistici mostrano questo e ci comunicano che al di sotto di un certo periodo nella linea cronologica della storia di Roma e quindi del Vaticano in Italia, incontriamo soltanto numerosi riflessi fantasma, originati incollando insieme strati differenti della storia dei secoli XII e XIII e XIV-XVI.
Se il manuale di storia scaligeriano, che fa da fondamenta alla versione della storia generalmente accettata dal X secolo d.C. in giù fino alla sua parte antica, è un insieme di riflessi fantasma di eventi accaduti e personaggi vissuti in epoche più tarde, questo aspetto si riflette automaticamente anche nella storia di Roma e del Vaticano in sé, come abbiamo già ampiamente visto. Da ciò si deduce che tentando di ristabilire la corretta cronologia del Vaticano e di Roma in Italia, abbiamo un punto di riferimento importante, un limite inferiore, collocato nella linea cronologica sotto il quale non è possibile andare, poiché siamo certi che sotto quel limite inferiore è presente una storia fantasma. Inoltre è bene specificare che si sta parlando di Roma e del Vaticano in Italia, poiché, contrariamente a quanto assunto dalla versione scaligeriana, Roma, e quindi il Vaticano, visto che uno è strettamente connesso all'altro, e quindi la storia di Roma è la storia del Vaticano, in Italia non inizia in tempi remoti antichissimi. Si devono fare ulteriori distinzioni inoltre, poiché di città chiamate Roma ce ne sono state molte durante la storia, e la famosa Roma di cui si parla, capace di conquistare quasi interamente l'allora mondo conosciuto, era collocata altrove e non in Italia. Questa versione nacque soltanto più tardi, durante la riforma del XVI-XVII secolo, quando l'equilibrio geopolitico mondiale si era spostato in Occidente, e lo vedremo in dettaglio durante questa serie alla riscoperta della corretta cronologia del Vaticano ed Italia. Da questo quadro della situazione si deduce che anche gli eventi antichi relativi alla storia di Roma, che si pensa abbiano avuto luogo in Italia, in realtà accaddero altrove e gli stessi imperatori romani, che si sono mano a mano succeduti, abbiano vissuto altrove e non in Italia. Queste considerazioni ci aiutano quindi a riordinare gli eventi e per quanto concerne la cronologia della costruzione degli edifici del Vaticano, ci aiutano a capire come potrebbero essere andate davvero le cose. Rimane però un'ultima considerazione da fare. Il periodo di conosciuto come antichità quindi è stato creato sulla carta durante la riforma del XVI-XVII secolo. Sono stati incollati insieme due strati della tradizione storica originaria relativi a due periodi storici differenti. Il primo periodo va indicativamente dall'XI al XIII secolo d.C., che, in chiave nuova cronologia, a questo punto è considerata la vera profonda antichità, ed il periodo storico che va dal XIV secolo al XVI secolo d.C., originando più slittamenti cronologici all'indietro nel tempo, comprese le vite dei vari personaggi medievali, che di conseguenza si sono riflessi nel passato con altri nomi. Inoltre, i riflessi fantasma degli originali medievali collocati nell'antichità sono stratificati e possono essersi creati incollando insieme le vite di più personaggi, e questo è il caso dell'antico Costantino I, presumibilmente vissuto nel IV secolo d.C. Questo personaggio antico è stato creato incollando insieme le vite di due personaggi differenti, dove lo strato maggiore è rappresentato dalla vita dell'imperatore russo medievale del XIV secolo, Dmitri Donskoj, che si frappose al Khan Mamai nella battaglia di Kulikovo del 1380, da cui il cristianesimo apostolico ne uscì vincitore e il paganesimo venne apparentemente soppiantato. Questo evento è stato l'originale da cui è stato tratto il corrispondente riflesso fantasma antico della battaglia di Ponte Milvio tra Costantino il Grande e Massenzio, collocata in seguito a Roma in Italia. Risalendo quindi all'originale medievale, abbiamo un punto di riferimento importante nella linea cronologica e possiamo tentare di leggere sotto un'altra ottica l'informazione sul possibile inizio della costruzione degli edifici del Vaticano, che, ricordiamo, viene attribuito al tempo di Costantino I sotto Papa Liberio. Secondo questa chiave di lettura, quindi, non siamo nel IV secolo d.C., ma nel XIV secolo, e questo è l'esatto periodo in cui venne intrapresa la conquista slava dell'allora mondo conosciuto da parte della linea dinastica discendente da Cristo, che perse il potere e dovette scappare dall'allora Gerusalemme evangelica, conosciuta anche come Ioros, Zargrad, città di Troia e Nuova Roma, e cioè l'attuale fortezza di Ioros sulla sponda orientale del Bosforo.
Nel XIII secolo d.C. si verificò la famosa guerra di Troia, che ritroviamo come la quarta crociata, in realtà la prima in chiave nuova cronologia, che vide molti esponenti delle famiglie nobiliari, tra cui quella di Cristo, che era stato giustiziato nel 1185, scappare dall'allora capitale sulla via della distruzione ed andare ad abitare nuove terre. Questa fase del racconto la vedremo in dettaglio più avanti. Dopo un secolo, un discendente di Cristo, scappato e rifugiatosi nella sua terra natale, la Rus, intraprese un piano per la riconquista del mondo, dal momento che la famiglia reale si considerava la legittima proprietaria. Venne creata la famosa Rus dell'Orda, conosciuta anche come Tartaria, i Mongoli, i Mogul, ovvero i Grandi, che nel XIV secolo diedero inizio alla conquista slava dalla capitale Nuova Roma, e cioè Jaroslav, sul Volga, andando ad occupare numerose terre. Questo evento si riflesse nella storia come la conquista mongola di Gengis Khan e suo fratello Batu Khan. Tralasciando ora i dettagli che avremo modo di affrontare approfonditamente più avanti, fornendo le basi su cui poggia questa ricostruzione storica, ad ora possiamo dire che fu proprio intorno al XIII-XIV secolo che gli slavi arrivarono in Italia e fondarono tramite il Khan, padre supremo dell'Orda, e cioè Ivan Yuri Danilovic, il famoso Batu Khan, i primi edifici primitivi del Vaticano. E vedremo nel corso di questa serie come tutto si collegherà poi con qualche secolo dopo, quando nacque effettivamente la città di Roma in Italia ed il Vaticano prese la forma attuale che tutti noi conosciamo. La stessa storia del Vaticano è stratificata e comprende due periodi storici differenti. Sono esistiti due Vaticano in altrettanti periodi storici diversi. Quindi, al netto di tutto questo, possiamo ipotizzare che, effettivamente, i primi edifici atti ad ospitare il vescovo di Roma potrebbero essere stati costruiti intorno al XIV secolo d.C. Parlando del Vaticano attuale, ciò che emerge è che una delle parti più antiche del Palazzo Vaticano sono le Camere Borgia, dipinte dal famoso artista Pinturicchio. La storia di queste camere ci comunica che questi locali, gli appartamenti Borgia, furono fatti costruire da Papa Niccolò V, ma rimasero spogli fino alle elezioni di Alessandro, cioè Papa Alessandro VI Borgia. Egli decise subito di ripulirli lussuosamente e quindi di occuparli lui stesso, e Pinturicchio compì il suo lavoro tra il 1492 ed il 1494, dipingendo interamente, con molta attenzione, la Sala dei Santi. Lo spazio riservato alle 7 gioie delle Vergini e all'astronomia, tra le 7 arti liberali, riflettono la venerazione di Papa Alessandro per la Vergine Maria ed il suo interesse per l'astronomia. Anche le idee umanistiche di Marsilio Ficino, allora molto diffuse, sono altrettanto visibili. Nell'unificazione dei simboli cristiani, ebrei e pagani, nell'opera di Pinturicchio si notano l'interesse ed il rispetto per le tradizioni egiziane. Proseguendo, la storia di questi appartamenti ci dice che dopo la morte di Papa Alessandro Borgia le stanze furono abbandonate fino a che non furono aperte al pubblico alla fine dell'Ottocento. Avete sentito bene, sembra che per 300 anni le sale Borgia furono abbandonate. Sembra che nel XVI, XVII e XVIII secolo ai visitatori non era permesso entrare. Fu soltanto nel XIX secolo che queste stanze furono finalmente aperte al pubblico. Qual è il motivo di questo atteggiamento? Le varie guide del Vaticano poi sembrano parlare di sfuggita degli appartamenti Borgia e ancora oggi si avverte una certa antipatia da parte delle autorità vaticane nei confronti delle camere Borgia. Per quale motivo furono chiuse al pubblico per così tanto tempo? Cosa si nasconde dietro questo atteggiamento schivo? Quello che emerge visitando le camere Borgia è che sono significativamente diverse rispetto a tutte le altre parti del Palazzo Vaticano. Queste stanze sono relativamente piccole, i dipinti sulle volte si sono scuriti e sembrano arcaici rispetto ai dipinti luminosi e creati decisamente più tardi, presenti nelle altre stanze del palazzo. Sulle pareti di altre stanze degli appartamenti Borgia alcuni dipinti non sono nemmeno sopravvissuti, oggi vengono semplicemente ridipinti. In queste camere oggigiorno viene organizzata una mostra di arte sacra contemporanea, in cui vengono esposti opere di Chagall, Kandinsky e altri artisti.
ai visitatori viene offerta alla vista una schietta caricatura della crocifissione cristiana rappresentata da un uomo in giacca e pantaloni che viene inchiodato alla croce. Pochi visitatori prestano attenzione ai soffitti con i vecchi dipinti scuriti dal tempo, nonostante si riesce a capire quanto fosse costosa e lussuosa la decorazione di queste camere. I soffitti sono ricoperti completamente da ricchi affreschi, color oro e azzurro, colorante ottenuto dal lapislazzuli, minerale di colore azzurro che nel Medioevo era molto apprezzato in Europa per il suo peso in oro. Questo perché i depositi di questo minerale erano molto lontani dall'Europa e si trovavano principalmente nella Transbaikalia, in Russia, a Bukhara in Tibet ed in Cina. Per cui questo minerale veniva importato da queste zone in Europa a prezzi molto alti. La combinazione di oro e azzurro in grandi quantità conferisce alla decorazione delle camere Borgia un aspetto eccezionalmente ricco e gli stessi affreschi sono molto interessanti e sono loro a fornirci un possibile indizio del perché le autorità del Vaticano preferiscono parlare il meno possibile di queste stanze. L'affresco principale, se vogliamo, che potrebbe essere la causa di questo atteggiamento schivo, si trova sulla volta della stanza chiamata Sala delle Sibille. Cosa ci fanno raffigurate delle sibille pagane in una stanza di un palazzo di matrice cristiana? Queste sibille tengono in mano dei rotoli con i loro oracoli, come potete osservare dalle immagini. Questo dettaglio fa emergere una contraddizione nella storia scarigeriana e risulta inspiegabile se non avanzando qualche assurda ipotesi. Ma in chiave nuova cronologia tutto acquista un senso logico. Quello che emerge dalle ricerche è che le famose sibille siano in realtà strettamente connesse al cristianesimo, traendo origine dagli stessi famosi profeti cristiani dell'epoca del cristianesimo zarista ortodosso del XIII-XIV secolo. Questo è un aspetto che avremo modo di affrontare in un'altra occasione. Ovviamente c'è da sottolineare che le sibille non sono imparentate con il cristianesimo apostolico contemporaneo, ma con il cristianesimo reale ancestrale, dichiarato poi paganesimo, che dominò nell'allora mondo conosciuto fino al XIV secolo. Vedremo anche questo aspetto ancora più in dettaglio in futuro. Ma come possiamo spiegare allora la presenza delle antiche sibille pagane sulle volte del palazzo papale medievale del Vaticano? Dopotutto i papi erano già cristiani di orientamento apostolico. Come è possibile ciò? La domanda è legittima e giusta, del resto era così, ma c'è un dettaglio che sfugge e che affiora in diverse fonti e che riguarda una situazione particolare che si diffuse in certe zone d'Europa, tra cui Italia e Francia, nel XV-XVI secolo. In quel periodo il Vaticano cercò di rivivere in qualche forma le antiche usanze del cristianesimo legale, insieme a pratiche molto più bacchiche ed orgiastiche che si diffusero in molte realtà ecclesiastiche del tempo. Anche questo aspetto sarà trattato in un video a parte. Nel caso delle sibille, raffigurandole insieme ad altre figure dell'epoca del cristianesimo tribale ancestrale del XIII-XIV secolo, i papi umanisti del XV secolo sembrano sottolineare il loro attaccamento alle antiche usanze passate proprie di quei secoli. In questo modo iniziarono ad esprimere implicitamente un certo disaccordo nei confronti delle azioni della potenza imperiale russo-turca del loro tempo, la quale, dopo aver dato inizio alla conquista ottomana, schiacciò brutalmente la cultura antica di Bisanzio e dell'Europa sud-occidentale. Ricordiamo che in chiave nuova cronologia l'era dell'antichità copre i secoli dall'XI al XIV secolo d.C. E non finisce qui. Dobbiamo menzionare un altro affresco presente nella stessa sala che occupa interamente la volta e che può essere considerato l'affresco principale, un dipinto che contiene uno zodiaco vero e proprio. Nel 2007 Fomenko e Nosovsky, quando vennero in Italia alla ricerca di zodiaci nel Vaticano, oltre allo zodiaco presente nella Sala dei Pontefici di cui abbiamo già parlato brevemente nel video introduttivo sulle datazioni astronomiche degli zodiaci italiani, si accorsero di un altro zodiaco di cui non sapevano assolutamente nulla. Questo perché, a differenza dello zodiaco della Sala dei Pontefici, di questo nuovo zodiaco non è presente nessuna immagine, nessuna fotografia, né su internet né nei libri.
Dovettero vederlo soltanto di persona e si rivelò una scoperta interessante e molto importante. Può essere considerato a tutti gli effetti lo zodiaco principale tra tutti gli zodiaci medievali europei. Per fortuna Fomenko e Nosovsky lo fotografarono in ogni suo dettaglio. Questo zodiaco è composto da 8 dipinti distinti e 7 di questi 8 dipinti sono dedicati ai 7 pianeti dell'antichità. Sono tutti nominati: Venere, Mercurio, Luna, eccetera. L'ottavo dipinto presenta l'iscrizione Astrologia e raffigura l'invenzione del presunto antico sistema tolemaico del mondo. Si imbatterono così in uno degli zodiaci italiani più nascosti. Possiamo chiamarlo zodiaco dell'astronomia, poiché il significato antico della parola astrologia, scritta sul dipinto, cioè scienza delle stelle, corrisponde al senso moderno della parola astronomia. Solo in seguito vennero distinte l'una dall'altra, quando la parola astrologia venne usata per descrivere un'attività completamente diversa. La presenza di questo affresco potrebbe essere la ragione per cui le autorità vaticane evitano di esporre troppo le camere Borgia. Vogliono nascondere e distogliere l'attenzione da questo zodiaco, ma per quale motivo? Del resto, come hanno appreso Fomenko e Nosovsky, soltanto nel 2005 Papa Benedetto XVI ha permesso ai visitatori di scattare fotografie nei musei vaticani, e per fortuna, altrimenti non avremmo potuto mai vedere in fotografia questi affreschi. Comunque il punto della situazione potrebbe essere il seguente. Probabilmente, nel profondo, gli storici si rendono conto della pericolosità di questo zodiaco per la cronologia scarigeriana. Dopotutto questi dipinti raffigurano schiettamente la creazione del famoso sistema tolemaico del mondo e come per altri zodiaci anche in questo è presente una data precisa e questa potrebbe risultare scomoda per la versione generalmente accettata della storia. Come sappiamo, secondo la versione scarigeriana, l'antico astronomo Claudio Tolomeo visse nel II secolo d.C. e fu in quel periodo che creò il suo famoso sistema del mondo. Quindi si presume che sia stato utilizzato per 1500 anni fino a Copernico. Di conseguenza, cosa accadrebbe se si scoprisse che la data sullo zodiaco astronomico è completamente diversa e quindi non è del II secolo, ma più tardi? Capite bene che sorgerebbe una grave contraddizione con la cronologia scarigeriana. Gli storici dovrebbero dare spiegazioni a riguardo e uscire allo scoperto, cosa che vogliono palesemente evitare. Probabilmente, sentendo la debolezza della loro posizione, hanno cercato per quanto possibile di nascondere il pericoloso zodiaco, in modo che nessuno vi prestasse attenzione o cercasse di datarlo. Durante lo studio di questo zodiaco, Fomenko e Nosovsky si resero inaspettatamente conto di quanto questo zodiaco fosse estremamente famoso tra gli astronomi del Medioevo. Furono create molte imitazioni inserite negli antichi libri astronomici dei secoli XVI-XVII. Ciò è abbastanza coerente con il significato dello zodiaco che risale alla creazione del sistema tolemaico del mondo, con il quale fu possibile per la prima volta calcolare le posizioni dei pianeti per una data prestabilita. Di conseguenza nacque l'astronomia computazionale o astrologia nel vecchio senso del termine. Prima dell'avvento di tale sistema, qualsiasi astronomia sviluppata non poteva semplicemente esistere. Ma quindi, quale data è contenuta in questo zodiaco? A che periodo risale in realtà la creazione del sistema tolemaico del mondo? Nel proseguo di questo percorso lo scopriremo e inizieremo a capirne di più in merito alla vera cronologia di Roma e del Vaticano in Italia, per cui non perdetevi i prossimi video. Grazie per aver seguito il video, lasciate un mi piace per supportare il canale gratuitamente, commentate ed iscrivetevi se non lo avete ancora fatto azionando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati e non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!